Girarci troppo attorno sarebbe sbagliato. La scoperta di questo nuovo grande affresco di Pompei è eccezionale. Quello che è emerso dagli scavi dell'Insula 10 alla Regio 9 di Pompei è un dipinto murale enorme, tecnicamente una megalografia, che ha diretti paragoni con quello della Villa dei Misteri. Si tratta infatti, anche in questo caso, della rappresentazione di un culto misterico, ossia noto solo agli adepti, un culto dionisiaco. La Domus, dove è stato ritrovato, l'hanno chiamata Casa del Tiaso, perché questo è il termine che indica un sodalizio di carattere religioso, insomma una confraternita. Deriva da zio, ossia celebro, sacrifico. Il fregio, che mostra quindi il corteo di Dioniso, è presente su 3 pareti dell'ambiente, mentre il quarto lato era aperto sul giardino. A più di 100 anni dalla scoperta della Villa dei Misteri fuori le porte di Pompei, ecco un altro grande affresco, una megalografia in greco, che parla dei rituali di Dioniso. Vediamo il suo corteo, i suoi seguaci, vediamo le baccanti, le donne come danzatrici, come cacciatrici anche. Vediamo anche i giovani satiri che suonano strumenti musicali, flauti, doppio flauto, e vediamo al centro una donna che poteva essere forse una donna che girava anche per le strade dell'antica Pompei. Non è chiaro se è una donna mitica, Semele, Arianna, o appunto una donna che viveva in questi tempi, in questi spazi, ed è accompagnata da un vecchio sileno con una torcia. Lui la conduce verso i riti notturni di iniziazione, che è una scena di iniziazione nei misteri di Dioniso. Nell'antichità esistevano questi culti cosiddetti misterici, anche in altri ambiti, Demetra, Iside e appunto Dioniso. Misterico perché? Perché prevedeva che attraverso l'atto di adesione, di iniziazione, si aveva accesso a un sapere segreto, misterico appunto, che solo gli iniziati potevano conoscere. A questo tema profondamente religioso, in questo caso viene aggiunto un altro che è assente nella Villa dei Misteri, caso molto noto e dibattuto da appunto più di un secolo, ed è quello della caccia. Vediamo al di sopra del grande fregio con le baccanti un altro fregio con animali morti, vivi, pesci vari, frutti di mare, e vediamo anche che c'è un legame tra i due fregi, non solo perché sono vicino l'uno all'altro, ma anche perché le baccanti sono rappresentate, una con un capretto appena scozzato sulle spalle, un'altra con una spada e l'interiora di un animale appena sventrato nelle mani. Dunque si parla qui della caccia di Dioniso, della caccia frenetica di queste donne e del Dio stesso, che in questo periodo diventa una specie di metafora, potremmo dire, di filosofia di vita, dove alla fine la domanda è: tu che cosa vuoi essere? Cacciatrice, cacciatore o preda nella vita? Il Dio è all'origine del vino stesso, è tutto legato a questo. Le baccanti danzatrici e anche in questo caso agguerrite cacciatrici con scene cruente di sacrificio di un capretto, l'aulos, ossia il doppio flauto tra le mani dei satiri, le libagioni con tutti gli attributi di questi sacrifici, dal corno potorio alla patera ampia coppa per celebrare. Un dio affascinante che muore e rinasce, Dioniso. Un dettaglio che ci fanno notare è proprio quello che tutte le figure del fregio sono su dei piedistalli, è la classica posizione di una statua, ma al tempo stesso sono molto movimentate, con carnagione, vestiti che rendono una certa vividezza della situazione, nulla quindi di statico come una statua. Sulle caratteristiche artistiche il fregio è del secondo stile, proprio come quello della Villa dei Misteri, quindi del I secolo a.C., si ritiene anzi esattamente tra il 30 e il 40 a.C., quando il Vesuvio eruttò quindi aveva già più di un secolo. Attorno a questo scavo sono stati individuati oltre 50 nuovi ambienti. Sono distribuiti in 1500 metri quadrati, 2 case ad atrio, quindi queste erano già conosciute nel XIX secolo, costruite ancora prima dell'arrivo dei Romani, quindi in epoca sannitica, e trasformate poi nel I secolo d.C. anche in officine produttive.
Una fullonica era una lavanderia e un panificio con forno, con gli spazi per le macine, gli ambienti per la lavorazione di prodotti alimentari da distribuire, da rivendere.